Che cosa hanno in comune i casinò, i supermercati, l'Apple, i fast food e i politici? No, davvero, fermatevi un secondo a pensarci. Che cosa lega un posto dove si perdono i soldi, un posto dove si spendono i soldi, un brand che vende tecnologie, un panino da 8 euro e chi governa un intero paese? Beh, ve lo dico subito dopo la sigla. Forza! La risposta, se non ci siete arrivati da soli, è molto semplice. Si tratta di le leve emotive. Tutti, in modo più o meno etico, giocano con le nostre emozioni per guidare poi le nostre scelte. E quando iniziamo a capirlo, non possiamo più vedere le cose allo stesso modo. Questa riflessione nasce da questo periodo di Black Friday, quindi di acquisti sconsiderati o a volte ponderati, che vengono mossi appunto da leve emotive. Ma iniziamo ad approfondirle in ordine così come ve ne ho parlato. Partiamo ad esempio a valutare i casinò, così faccio capire un pochino di che cosa parlo. I casinò sono il perfetto laboratorio di psicologia applicata. Non c'è nessuna finestra, nessun orologio, non si percepisce lo scorrere del tempo e quindi ci si resta più a lungo di quanto si abbia pensato. I percorsi poi sono labirintici e non puoi fare due passi senza attraversare delle aree piene di suoni, luci e macchinette che attirano l'attenzione. Poi ci sono le luci calde che danno comfort, rilassano e fanno abbassare la guardia. Le vincite degli altri poi sono amplificate e quando qualcuno vince, suoni, luci e campane ci fanno pensare che questa cosa possa succedere spesso. Le bevande poi sono offerte e sono gratuite e si sa che con qualche bicchiere di vino la percezione del rischio diminuisce. Il casino quindi non ti chiede di spendere, però ti porta a farlo da solo, giocando su quelli che sono bisogni primari come sicurezza, eccitazione, ricompensa immediata. E quindi su queste leve riesce poi a modificare il comportamento delle persone. Passiamo ora poi a qualcosa di più comune rispetto ai casinò, qualcosa che è nella vita un po' di tutti i giorni, e sono i supermercati. Ecco, ad esempio i supermercati li possiamo definire come un'opera d'arte di manipolazione silenziosa. Le mattonelle piccole davanti ai prodotti più costosi ci rallentano il passo. Il pane appena sfornato, che in realtà potrebbe anche essere surgelato, però appena scongelato, il suo odore ci fa percepire una sensazione di freschezza e qualità. La frutta di solito viene sempre messa all'ingresso perché i colori vividi danno una sensazione di benessere, una predisposizione a comprare e a sentirsi più virtuosi. Gli scaffali degli snack poi sono sempre a livello degli occhi dei bambini e ovviamente su questo non serve aggiungere altro. E il latte, o meglio, lo scaffale frigo dove c'è il latte viene sempre posto in fondo. Così si è sempre costretti a passare per tutti gli altri reparti o per 2 o 3 reparti prima di arrivarci. Quindi non ti vendono in questo caso dei prodotti, però tutto è posizionato per venderti l'illusione della libera scelta. Tu credi in realtà di scegliere, ma un prodotto è stato piazzato lì apposta per attirare la tua attenzione. Adesso vi faccio ancora un altro esempio. Passiamo a quello che è il colosso della tecnologia di consumo come è ad esempio l'Apple. Ecco che questa azienda non vende solo telefoni, tablet e PC. Apple vende chi vuoi essere. Da anni i loro spot puntano sempre sullo stesso messaggio, cioè creatività, libertà di espressione, libertà personale. E chi sono i protagonisti di questi spot? In genere sempre artisti, registi, illustratori, musicisti o ci sono dei ballerini, perché il sottotesto è molto semplice: se vuoi essere creativo devi essere uno dei nostri. E questa cosa funziona perché la leva usata qui è potentissima, cioè quella che ognuno sente, ed è il bisogno di identità, identificarsi in qualcosa. Quindi sulla leva dell'identità si basano molti di questi spot. Noi non compriamo poi un prodotto, ma compriamo una versione potenziata e idealizzata di noi stessi. E questo è quello che ci offrono. Adesso passiamo a uno degli altri colossi, ma in questo caso della ristorazione, e parliamo dei fast food, come possono essere quelli che vendono panini, anche se ce ne sono di marche diverse. Nei fast food c'è un altro trucco che oramai tutti quanti abbiamo imparato a conoscere nel mondo del marketing, ad esempio il giochino dei prezzi. Abbiamo il menu small, medium e large. Ovviamente di questa cosa ne abbiamo già parlato in altri video un po' più legati al marketing e alle strategie di marketing sui prezzi. Però questi praticamente a che cosa servono? Non servono ad altro che a darti una finta illusione di scelta. Servono per guidarti, ad esempio il prodotto, il menu medium, esiste per farti sembrare il prodotto large, cioè il menu large, molto più conveniente. Questo si chiama decoy effect, che ti mette un'opzione inutile per farti scegliere poi quella che vogliono. Quindi c'è una finta opzione per poi farti avere l'illusione che hai fatto l'affare con un altro prodotto.
Poi in questi posti troviamo ovviamente di nuovo colori caldi che stimolano l'appetito, decisioni veloci, panini fotografati sempre belli grandi per fare leva sull'appetibilità e sulla gratificazione del mangiarli, e come potete vedere anche qui nulla è lasciato al caso. E passiamo all'ultimo esempio, che anche in questo periodo di elezioni mi è venuto in mente, perché in questo periodo sono state usate tante leve psicologiche, e parliamo in questo caso proprio dei politici. Qui la leva principale non è vendere, però è distrarre, e funziona più o meno così. Se c'è un problema interno, che possa essere una città o un paese, si sposta l'attenzione su un nemico esterno. Se manca una soluzione, si alimenta in questo caso la paura, e quindi il fatto di proporsi come soluzione a questa paura. Se la gente è incerta, si crea la modalità noi contro di loro, che è la più antica forma di tutte come tecnica emotiva, cioè spostare il focus, si sposta l'attenzione. Se non vuoi che la gente guardi il caos che c'è dietro le quinte, allora bisogna fare solo una cosa, cioè accendere un gigantesco riflettore sul palco, così da non attirare l'attenzione su dietro le quinte. Il Black Friday di adesso, ad esempio, è l'Olimpo delle leve emotive. Ci sono dei conti alla rovescia che spingono sull'urgenza, la disponibilità limitata, sulla paura di perdere l'offerta. Sconti enormi, ma su prodotti da un numero ridotto rendono questi prodotti attraenti e irresistibili. Le parole solo per oggi creano una pressione breve ma intensa. E in realtà molte aziende, come ben sappiamo, in realtà alzano i prezzi poco prima di abbassarli in occasione del Black Friday. Ma quello che ci muove non è il prezzo, ma è l'emozione, le sensazioni ci trasmette. L'ansia di perdere l'occasione che supera quella che è la barriera logica. E qui arrivo al punto più delicato, perché finora ho parlato in generale di leve emotive e per lo più sono nel marketing, ma a volte le leve emotive sono molto più vicine a noi, ce le troviamo in casa, nelle relazioni con i partner, con gli amici o addirittura stesso con la famiglia. Quando qualcuno ci dice: dopo tutto quello che ho fatto per te, sta usando come leva la potentissima leva del senso di colpa. Se ti importa davvero, devi fare questo. Si fa leva sull'identità e sui valori personali della persona. Se non fai come ti dico, succederà qualcosa di brutto. Si usa la leva della paura, e quante volte un genitore usa la leva della paura. Tutti pensano che stai sbagliando, non sono solamente io, e in questo caso si usa quella che è la leva sociale per isolarti. Non c'è bisogno di urlare, basta toccare il punto giusto, ed è qui che tutto si collega, ed è qui che con la stessa psicologia che muove il mercato, se messa nelle mani delle persone sbagliate, si può muovere una persona, un partner a fare quello che si vuole. Il punto in questo momento, quello che voglio fare, è quello di non diventare paranoici, però di diventare consapevoli, perché quando si riconosce che ci sono messe in atto intorno a noi delle leve emotive, queste leve emotive perdono di efficacia, perdono di potenza, smettono di funzionare. In questo caso poi decidi tu cosa scegliere, decidi tu cos'è la cosa giusta. Ed è in questo momento che si capisce una verità molto semplice. La manipolazione in generale finisce dove inizia la nostra consapevolezza. E anche se in questo discorso sono stato molto generico, spero che questo piccolo video possa essere di spunto per una riflessione più ampia, per capire dove si può migliorare, evitando sprechi e magari evitando, come si dice, legami e situazioni tossiche. Come dico sempre, io non sono un sociologo o uno psicologo, e nel caso in cui abbiate riconosciuto in questo video qualche comportamento patologico, che possa essere la sindrome del gioco o quella che può essere una relazione abusante, una relazione tossica, anche in ambito amicale o familiare, allora sarebbe il caso di andare ad approfondire questi discorsi magari con uno specialista. Comunque ragazzi, detto questo, spero che questo video vi abbia almeno intrattenuto. Se è così e vi va, potete lasciare un like, iscrivervi al canale e condividere questo video con i vostri amici per darmi una mano a far crescere il canale. E come se vi va, ci vedremo nel prossimo video. See you next.